Ah, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que tu as passé une bonne semaine. Je suis Simone le Tonson Conscient et aujourd'hui nous allons utiliser mon savon. Com'era? Oggi mandava francese perché ragazzi oggi andiamo a utilizzare appunto Mon Savon, che è un sapone da banco francese reperibile anche qui a prezzi un pochettino più alti, come succede con gran parte dei prodotti da banco esteri, e però è un ottimo sapone, ottimo sapone, con un solo difetto di cui parleremo tra pochissimo. Nel frattempo vi dico che è un sapone tallowato e se lo vorreste vi lascio qua la lista degli ingredienti, il famoso INCI, e direi che di non perderci in chiacchiere cominciamo subito a prelevare il sapone, montarlo in faccia. Oggi, se sentite un audio diverso dal solito, è perché ho comprato un microfonino, ho fatto un investimento per il canale, perché voglio portarvi contenuti sempre più raffinati. E se sentite invece l'audio solito dei vecchi video vuol dire che qualcosa è andato storto. Io ho fatto varie prove, però insomma la prova del 9 è questa, quindi se va bene, altrimenti ci riproveremo la prossima settimana. Allora ragazzi, come potete vedere, l'ho utilizzato un bel po' di volte, questo Mon Savon, ho fatto diversi prelevi con spatolina, ma oggi invece voglio andarlo a prelevare proprio con il pennello che utilizzeremo è il mio caro Boti Silvertip di alta montagna, perché oggi mi andava ad utilizzare lui, dopo settimane che ho utilizzato maiale sintetico, oggi mi andava proprio un bel tassone. E quindi, che altro ragazzi? Direi niente, abbiamo strizzato per bene il pennello e cominciamo. Bagno giusto un secondino la superficie del sapone, quanto basta, e cominciamo a prelevare. Vediamo se si sente l'ASMR. Chissà com'è, sono curioso di sentire il risultato. Allora ragazzi, questo sapone mi è stato gentilmente donato, anzi prima di dirlo tutto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace al video e come al solito nella descrizione del video vi lascio il link all'acquisto di tutti i prodotti. Cambiamo argomento, stavo dicendo, questo sapone mi è stato gentilmente donato da Jared, l'admin di Passione Rasatura, che mi ha spinto sin da subito ad aprire il canale e è stato molto, insomma, molto gentile con me a farmi sponsorizzare i video nel suo gruppo. Insomma, diciamo che senza quel gruppo probabilmente questo canale sarebbe nato lo stesso, ma non così presto, perché ci ho sempre avuto mille dubbi, ma soprattutto forse non sarebbe neanche andato così bene, quindi una buona parte del successo che sta avendo questo canale lo devo proprio a Passione Rasatura, quindi grazie Jared, grazie a tutti i ragazzi del gruppo, veramente con il cuore ragazzi. Quindi finalmente riesco a portare questo sapone in video perché me lo regalò Jared a dicembre, che io stavo ancora in Spagna però. Quindi ho aspettato di tornare a casa per poterlo utilizzare e finalmente è arrivato il momento. Un sapone che a livello di meccanica è veramente, ragazzi, ineccepibile, fa un montaggio incredibile. L'unico problema è la profumazione, ragazzi, che proprio non mi piace e non sono l'unico a dirlo. Purtroppo ha una profumazione molto non voglio dire chimica perché non è un termine che mi piace per queste cose, perché ragazzi tutto quello che ci circonda è chimica, è molto sintetica se così vogliamo dire, molto artificiale, non è buona secondo me. Io ci sento molto la mandorla, ma è di quelle profumazioni che appena annusato dici buona, poi più vai ad annusarla più vira sull'odore di detersivo, insomma è brutto da dire, ma non so ragazzi, non è proprio la mia profumazione preferita, specialmente tra i saponi da banco. Ecco, per me saponi da banco, profumazioni migliori sono Proraso rossa, che è proprio qualcosa di spaziale ragazzi, l'adoro. Anche la Proraso bianca, ma più che altro perché mi ricorda i tempi in cui ho cominciato con la rasatura tradizionale, bei tempi. Direi che ci possiamo andare ad inumidire il viso senza perderci in ulteriori chiacchiere. Ah, quasi dimenticavo. Leviamo sti pezzi di ferro, se no
Se il microfono è troppo sensibile si sente il ting 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 del rasoio sul ferro. A proposito, quasi dimenticavo ragazzi, cioè guardate qua che barba mi sono fatto crescere per voi. Questa è una barba di 5 giorni, non me la rado da venerdì scorso. Oggi è mercoledì perché domani e dopodomani non potrò registrare, quindi sto registrando oggi di mercoledì. Cioè, oggi ci abbiamo da rate e quindi andremo a togliere tutto con lo squalone che bello, quanto mi piace. E ci abbiamo messo su una rapira Swedish Super Steel. Andiamo a montare il sapone che, come vedete, è stato prelevato in quantità abbondanti, direi. Ne stendiamo un pochettino prima sul viso. Vi ricordo che è un sapone tallowato, quindi con presenza di sego di manzo, il grasso. Ok, abbiamo steso un po' di sapone. Possiamo cominciare a inumidire le punte del pennello e a roteare il pennello in faccia. Allora ragazzi, lunedì scorso, ossia per me l'altro ieri, per voi lunedì di questa settimana, c'è stata la seconda live con i ragazzi Stay Shade, Salvatore Rizzo e Domenico Barbagianni, l'admin di Neofiti per Passione, e si è riconfermato il successo della prima live. Noi siamo molto contenti e torneremo con altri appuntamenti nelle prossime settimane. È bello quando si crea un gruppo così, perché comunque si è creata proprio un'amicizia tra di noi. Sono tutte persone molto capaci, non andiamo d'accordo su un tutto, come è giusto che sia, però riusciamo sempre a tirare fuori belle argomentazioni. Insomma, si è creato un bel gruppetto, sono molto contento. Io devo stare attentissimo adesso che ho sto microfono a non bagnarlo e già vedo che c'è una gocciolina di sapone. Devo far piano. Non so se il lavalier sia l'idea migliore. Sicuramente per un fatto di ego all'interno del bagno, sì, perché è la cosa più vicina alla bocca. Però farò diverse prove. Ho anche un registratore che però probabilmente è troppo sensibile. Però faremo diverse prove. Allora, come vedete il sapone chiede ancora un mucchio di acqua, quindi noi gliela diamo. Mi inclino un pochino in avanti perché veramente c'ho il terrore di bagnare il microfono. Vi dirò, la profumazione si è un pochettino ammorbidita dai primi utilizzi che feci 3 mesi fa. È rimasto questo odore sottile, non proprio naturalissimo, di mandorla mischiato ad altro, però forse non vira più sullo sgradevole come prima. Non è comunque la mia tazza di tè, però ci siamo. Io direi di aggiungergli ancora acqua, Ecco, ho fatto casino. Acqua. Water. Come si dice acqua in francese? Mi sfugge. Ho fatto un po' di francese alle medie. Però non mi ricordo niente, ragazzi. Sono passati... Quanti sono passati? 10 anni. Ma che? Pure di più. No, beh, 10, 12 anni. Mamma mia, ragazzi. Voi dovete rendere conto che non mi sto manco più a rendere io conto del tempo che passa. Mio fratello domenica fa 18 anni, raga. Per me è rimasto il fagiolino dei 18 anni fa, di quando è nato. Invece deve fare 18 anni. No, non l'accetto sta cosa, ragazzi. Non l'accetto. Acqua. Oh, non mica mi viene in mente come si dice acqua in francese. Ho fatto tutta la presentazione. Je suis, je m'appelle. Je suis Catherine Deneuve. Tra l'altro questo mi ricorda quando ero in Erasmus e ho fatto amicizia con una ragazza a cui poi ho lasciato questo canale, cioè ho il link a questo canale. Gli ho detto, se senti la mia mancanza, mi trovi qua. Ciao Lea, se stai guardando questo video. Bei tempi ragazzi, bei tempi, Allora, io potrei anche fermarmi, specialmente perché per questioni di video uno veramente se no non finisce più. Però l'ultima passatina d'acqua, veramente l'ultima, però guardate nel frattempo quanta schiuma ha fatto, incredibile, incredibile.
Poi basta, si potrebbe andare avanti, ma cioè, questo sapone reggiacqua, ragazzi, che è una cosa assurda. Se pensate quanto costa, qui costa 5 euro, 5-6 euro, lì in Francia ancora meno. Una bomba. Ecco qua. Questo vi dà proprio l'idea, cioè vi fa capire proprio come so i saponi da banco quando so buoni. Non che qui in Italia non abbiamo dei saponi da banco buoni. Famosa a capire. Andiamo con la prima passata con R41. Ci andremo abbastanza leggeri perché siccome mi voglio riradere domenica per essere bello liscio alla festa del mio bimbo, del mio fratellino, andiamo leggeri oggi, senza troppo BBS, eccetera. Ok? Vai. Vediamo se il microfono fa la SMR. Ah, cacchio. Ok. Niente, scusate. Allora. Mamma mia che rasoio, ragazzi. Scusate, mi apro un attimo la felpa perché c'ho il microfono che si sta incastrando. Speriamo bene. Sto in paranoia oggi. No, non vorrei buttare, insomma, questa registrazione perché vorrei almeno capire come è uscita. Quindi sto proprio in paranoia. Le rapire su sto rasoio mi piacciono veramente tanto. Praticamente non le sento e tagliano benissimo. Ok. Tra l'altro non so se ci state facendo caso, sto parlando a voce più bassa. Perché ho paura di fare effetto ear rape con sto microfono. Ho fatto diverse prove e sembra essere sempre troppo sensibile. Anche abbassando il guadagno. Vediamo un attimino. Mamma mia, ci voleva, Potete vederlo voi stessi che con la barba dei 5 giorni ci sto proprio male, ragazzi. Non è bella. Sto meglio liscino. Ok. Ho sentito un attimo una lametta qua sotto perché ho fatto un movimento strano, ma non dovrei essermi tagliato. Speriamo. R41 va trattato bene, ragazzi. Va trattato bene. Ah, ecco qua. Sciacquatina e facciamo la seconda passata di sapone. Come al solito l'acqua non si scalda, quindi dobbiamo stare qui quei 10 secondi a buttare acqua e a sperare che diventi calda. Eccola, eccola. Ecco pure le puntine di sangue. L'ho sentito tutto, ragazzi. Vai. Viso bagnato, un altro po' di acqua nelle punte del sapone. E seconda passata, vai. Spostiamo questi capelli. Ma io sto in ansia, raga, spero che sta registrazione col microfono è venuta bene. Cioè, se finisce che sto costretto ad utilizzare l'audio del telefono, rosico tantissimo.
Non sono uno che rosica, ma quando rosico, rosico. Guardate, lo schiumone. Tiè. Acqua, acqua ragazzi, acqua. Bomba sto saponcino, scorre che è una meraviglia. Schiuma alla grande proprio, c'è una resa pure lui pazzesca. Ecco qua. Diciamo che non è lucidissima, però possiamo farcela andare bene, dai. Io sento proprio il pennello che vola sul viso, quindi vuol dire che un minimo di scorrevolezza dovremmo avercela. Poi in effetti non l'avevo mai provato sto sapone con questo pennello, quindi l'ho anche un po' azzardata. Olè! Ci sciacquiamo e andiamo con la seconda passata. Un attimino solo, grazie. Problemi tecnici. Ecco qua. Mi secchiamo il microfono. No ragazzi, sto microfono, mi sa che avrò problemi con questo microfono oggi, Vediamo. Ok. Sì, il sapone resta scorrevole anche, cioè il viso resta scorrevole anche quando si leva la schiuma. È un buon segnale. È un buon segnale. Nonostante questo non sia il mio miglior montaggio mai fatto. Eppure. Allora. Vai. Contropelo sul baffo, vediamo se oggi mi faccio male, Speriamo di no. Se ci passo così non lo sento. Non è un vero contropelo, è un po' più traverso che pelo. Però finisce sempre che sono liscio, quindi ci piace. Ok. Ecco qua. Ok, sul baffo abbiamo fatto. Sì. Giusto qui. E qui. E ragazzi, direi che abbiamo raggiunto un risultato. Voglio giusto dare un'altra piccola passatina qua, proprio un ritocchino velocissimo. Ecco qua. Con rasogli del genere, ragazzi, quando sono utilizzati bene,
finisce che ci si irrita di meno che con i rasoi più delicati, intendo, rispetto a loro. Perché sono più incisivi. Quindi se si usa la mano delicata, il rasoio taglia comunque e basta una sola passata, anziché 100 come con i rasoi più delicati. No, non 100 insomma, però. Allora, abbiamo finito ragazzi, abbiamo finito. Questo è quello che è rimasto all'interno del pennello. E scusate se poco. Ci sciacquiamo la faccia e andiamo ad applicare il dopo barba. Come dopo barba di oggi ho scelto, visto che si sono un po' riabbassate le temperature e non è che fa proprio caldissimo. L'altro ieri ragazzi, lunedì, l'avrete letto sui notiziari, ha fatto una pioggia qui a Roma. Pioggia, grandine, tempaccio, freddo, vento. Sembrava tornato l'inverno, assurdo. Poi il giorno dopo, primavera di nuovo. Va a capire. Quindi, visto che ho rimesso un po' di freschino, utilizzo un dopo barba che non utilizzo mai abbastanza. Sterling Gentleman, ok? Io qui so proprio liscio. Non vedo arrossamenti di sorta. Mi ho fatto purtroppo soltanto sto tagliettino qui, ma talmente piccolo che ce ne frega niente ragazzi, non me ne può fregare di meno. Sono molto contento, molto contento. E vai. Sì, dopo barba della Sterling ragazzi sono potentissimi, ma veramente, cioè si sentono anche a qualche metro di distanza. Ma soprattutto sono anche molto persistenti. Io da un dopo barba ragazzi non ricerco persistenza, intensità della profumazione, perché il dopo barba deve essere quel momento, quei 30 secondi in cui te lo metti, senti la profumazione, sei contento e ok. Tutto quello che viene dopo è un di più. Quindi per me la persistenza su un dopo barba non è necessaria, anche perché il dopo barba non è studiato per essere persistente. Quindi per me va bene così. Che poi certi dopo barba siano più intensi, più persistenti, va benissimo, ripeto. Però ecco, non li valuterei soltanto per un fattore del genere. Mi stanno chiamando al telefono, spero che non si sia interrotta la registrazione. No, ma non sembra, non sembra. Quindi ragazzi, dove sta lì l'asciugamano? Me lo so perso. Abbiamo fatto una barbatina bella veloce, io spero. Scusate se oggi sembravo un po' agitato perché effettivamente lo ero, sto completamente in ansia con sto microfono, completamente in paranoia. Io vi ringrazio per essere stati nuovamente con me, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!